amiche, ben ritrovate sul mio canale. Come sempre sono io, Gabriella, in arte Brica Bijou. Oggi ci incontriamo per fare il tutorial di questo modulino che è un cuore. Questo modulino che ho deciso di chiamare Braveheart. Non so se vi ricordate il film Braveheart, Cuore impavido. Bene, ho dato questo nome perché in questo periodo particolare della nostra vita direi che tutte quante abbiamo bisogno di un cuore impavido, battagliero, guerriero, che non si arrende, e quindi mi è venuto in mente, vista la forma del cuore, questo nome per questo modulino. Come vedete qui ce ne sono 3 versioni e c'è una piccola differenza di decoro tra le due, ma poi ve lo spiegherò più in là. Questo video è in collaborazione con la Cobeads, che è un'azienda di Hong Kong, che mi ha inviato parte dei materiali che ho utilizzato in questo tutorial in modo gratuito. Ovviamente i materiali li ho scelti io, loro me l'hanno inviati ed io ho provato a creare qualcosa. Devo dire che sono molto soddisfatta del risultato finale. Spero insomma che il tutorial vi piaccia e spero di vederne realizzati tanti insomma per il periodo natalizio come ciondoli. Si potrebbe anche utilizzare come orecchino, ma io sinceramente lo vedo più decisamente come ciondolo. Allora andiamo a vedere i materiali che ci servono. Per chi ovviamente farà degli acquisti alla Cobeads c'è un codice sconto che vi metterò poi in sovraimpressione, e giù nell'info box, ragazze, tutti i link utili sia dei materiali sia del negozio e sia il codice sconto. Mi raccomando, se il video vi piace, il tutorial vi piace, condividete, lasciatemi un like e seguitemi anche sugli altri social, Pinterest, Instagram, Facebook e quant'altro. Insomma, facciamo crescere questa bella nostra community. Allora, passiamo all'elenco dei materiali. Ciondolo Braveheart. Per realizzare i nostri graziosi ciondoli ci serviranno dei materiali. Ovviamente a me sono stati forniti in maniera gratuita una parte, l'altra parte ovviamente li ho aggiunti io per creare giusto insomma, un abbinamento di colori un pochino più particolare. Anche perché alcune colorazioni già le possedevo di Miyuki e quindi ho preso quelle in realtà che mi mancavano. Allora ci serviranno per tutti quanti i modulini, quindi vi dico l'elenco dei materiali e poi vi mostro quelli che ho utilizzato nello specifico per realizzare questi 3. Allora, la cosa più importante, la principale ovviamente, è il centrale che è in questo vetro da 12 mm che io trovo veramente adorabili. Sono veramente fatti benissimo. Cerco di pulirlo scusatemi, con le mie manate. Sono veramente fatti bene, sono bellissimi e in ogni confezione ne escono una ventina, 20, non una ventina, 20, e questo è il codice prodotto. Dopodiché serviranno delle Rocale 11.0, 2 colorazioni. Io ho utilizzato Miyuki. Poi serviranno delle 15.0, varieranno i colori ovviamente in ogni modulino. Dopodiché ho utilizzato delle Super Duo e ho utilizzato delle perle da 3 mm. Quindi questi sono i materiali. Centrale in cristallo da 12 mm, dopodiché perle da 3 mm, Rocale 11.0, Rocale 15.0 della Miyuki, Super Duo, ago e filo da tessitura. Come filo in un modulino ho utilizzato il Fireline, in un altro da 0,15 e in un altro ho utilizzato il Miyuki. Quindi il modulino riesce perfettamente utilizzando o l'uno o l'altro senza alcun tipo di problema. Ago vi consiglio di utilizzarne 2 perché nei passaggi qui finali con le 15.0 sarà necessario passare più volte, quindi un ago più sottile
vi sarà utile almeno per i passaggi finali e per i decori. Ok, ora vi mostro i materiali che ho utilizzato qui. Allora, il centrale l'abbiamo detto che è per tutti quanti, dopodiché a seconda del modulino ho utilizzato rocaille diverse. Queste sono quelle che mi sono state fornite da loro. Questa è la colorazione in verde, questo è il codice e quella che vedete qui. Queste sono le altre due colorazioni. Questa con il marroncino l'ho utilizzata per fare l'incastonatura qui, e qui ovviamente è coperta un po' dal decoro, se ne nota giusto insomma qualcuno. Poi ho deciso di giocare a schiarire. Altra colorazione sempre fornitami da loro, sono tutte quante della Miyuki 11.0, che è questo grigio molto particolare perlato che ho utilizzato qui, vedete, in abbinamento col rosa. Si vede anche il decoro sul retro che sembra veramente un cuoricino. L'incastonatura è semplice e netted, non dovreste incontrare difficoltà. Ovviamente ci vuole un pochino di esperienza, ma ce la potete tranquillamente fare. Dopodiché ho utilizzato le loro perle. Allora, in un caso ho utilizzato come perle da 3 mm queste, anzi in due casi, 1 e 2, ho utilizzato queste da 3 mm che sono veramente bellissime, e in quest'altro caso invece ho utilizzato queste altre perle da 3 mm, le vedete, e sono molto screziate. Io ovviamente ho preso quelle sfumate, insomma, più o meno nella stessa maniera, che andassero un po' sui toni del verde, del verdino molto tenue. Niente, c'è una lieve differenza tra tutti i modulini, che semplicemente nella prima versione, vedete, la punta non mi convinceva tanto, e poi ovviamente nelle altre due che ho studiato ovviamente ho fatto la punta leggermente diversa. Vedete che qui poi ci ho aggiunto qui delle rocaille che qui non ci sono, ma questo starà veramente a voi, cioè voglio dire, si tratta semplicemente di aggiungere in un passaggio successivo delle rocaille 15.0. Starà a voi poi decidere man mano facendo insomma il modulino se vi piace oppure no. Altra differenza è il decoro. Come vedete qui e qui ci sono questi decori fatti tutti intorno con le 15.0 che richiamano un poco questo cuore, questo triangolo, e invece qui vedete che il decoro non è stato realizzato ma è stato lasciato insomma libero. Vi mostro anche il retro, che è un'incastonatura netted, e vedremo se poi riuscirò a fare un modulino ancora più piccolino con una goccia sotto per fare degli orecchini. Comunque questo è il nostro ciondolo Braveheart, spero che vi piaccia, e ragazze un bacio a tutti, tutte quante, mi raccomando, abbiate un cuore impavido, siate delle combattenti, tenete duro, il momento non è dei più belli e dei migliori, ma in ogni caso, come dire, dobbiamo stare su, quindi cerchiamo di distrarci anche con la creatività. Un bacione, spero che il video sia chiaro. Ciao ciao! Inseriamo sul lago questa sequenza di perline super duo 11.0 super duo e 5 rocaille. Ripetiamo per altre 3 volte e chiudiamo a cerchio. Facciamo un nodino e portiamoci ad uscire dal foro superiore della super duo. Inseriamo 5 rocaille 11.0 ed entriamo nella rocaille centrale. Dopodiché altre 5 rocaille 11.0 ed andiamo nel foro superiore della super duo che incontriamo. In questo spazio inseriremo 3 rocaille 11.0 ed entriamo nell'altra super duo che segue. Facciamo tutti questi passaggi per le altre 3 volte e portiamoci ad uscire dalla terza rocaille 11.0, quella indicata nella freccia. Dopodiché inseriamo 3 rocaille 11.0 di colore diverso ed entriamo nella punta del picot successivo.
ed andiamo ad inserire nuovamente 3 rocaille 11,0 ed entriamo nella punta del picot di 3 rocaille. Andremo quindi ad inserire 3 rocaille in tutti gli spazi che seguono, sempre nelle rocaille centrali. Dopodiché usciamo in una rocaille centrale del picot, quindi nella seconda di quelle che abbiamo appena inserito, ed inseriremo 2 rocaille 15,0 e ci infileremo nella rocaille centrale del picot successivo. Come vedete dovremo cominciare a tirare ed inserire 2 rocaille 11 in tutti gli spazietti. Ovviamente poi mano a mano dobbiamo cominciare a stringere il lavoro, quindi 2 rocaille 15 in ogni spazio. Vedete che qui vi mostro che sto cominciando a stringere il lavoro. Prima però di farlo totalmente dobbiamo andare a prendere il nostro triangolino da 12 mm. Lo andremo ad inserire ovviamente a testa in giù e poi potremo proseguire a ripassare in tutte le rocaille 15,0 per chiudere perfettamente il nostro lavoro. Vi mostro qui il retro, dovete ripassare più di una volta tra le rocaille per stringere il lavoro e mi raccomando controllate l'allineamento del triangolo. Osservate questa immagine, il nostro triangolo dovrà essere perfettamente centrato sia sul davanti che sul retro, perché l'incastonatura venga fatta in maniera corretta. Adesso portiamoci ad uscire dal foro superiore della Superduo, quello indicato qui dalla freccia rossa, e in questo piccolo spazio andremo ad inserire la perla da 3 mm. Usciamo, quindi passiamo nella Superduo nella prima rocaille 11,0 e in questo spazio andremo a inserire 2 rocaille 11,0, una perla da 3 ed altre 2 rocaille, ed entriamo nella perla e nella Superduo che segue e ripeteremo questo passaggio per tutto il giro. Ecco il giro finito. Ci porteremo poi ad uscire, come vi mostro nella freccia, dalla seconda rocaille dopo la perla da 3 mm ed andremo ad inserire una rocaille 15,0, 3 Superduo, una rocaille 15,0 ed entriamo nella perla da 3 mm. Facciamo la stessa cosa anche nel passaggio successivo. Questo sarà il giro finito dopo l'inserimento delle Superduo. Portiamoci ad uscire dalla perlina da 3 mm, quella indicata nella freccia, ed andiamo a fare inserimenti successivi, che saranno quello di inserire 3 rocaille 11,0 e di entrare nella Superduo che segue. Nel passaggio successivo andremo ad inserire 2 rocaille 11,0 ed entreremo nella Superduo che segue. Faremo la stessa cosa, sempre 2 rocaille 11,0 ed entreremo nella terza Superduo. Nello spazietto invece tra le due, Superduo inseriremo una 15,0 e ripeteremo poi questo passaggio, questi passaggi di inserimenti di rocaille 11 e 15 per tutto quanto il giro. Vi verrà fuori una sorta di trifoglio, come vedete dall'immagine. Usciremo dalla prima rocaille subito dopo la Superduo ed andremo ad inserire 3 rocaille 15,0, una perla da 3 mm, 3 rocaille 15,0 e ci inseriremo nella seconda rocaille del giro. Dopodiché uscite quindi dalla prima rocaille come indicato dalle frecce, andremo ad inserire 5 rocaille 15,0 e ci inseriremo nella seconda rocaille subito dopo la perla da 3 mm, come vedete. Scenderemo poi in basso
ed andremo ad inserire anche qui le nostre rocaille 15-0. In questo caso in basso però ne avremo inserite 2 rocaille anziché 3 come dagli altri lati. Facciamo poi gli stessi inserimenti in modo simmetrico. Portiamoci poi al centro e realizziamo con le 15-0 questo picot che servirà da gancetto per il nostro ciondolo. Dopodiché andiamo in basso e usciamo dalla perla da 3 mm e realizziamo questo picot con 5 rocaille 15-0. Sarà la punta del nostro cuore. Come vedete qui dall'immagine, dopo inserirò 2 rocaille 15-0 ed entrerò nelle rocaille che seguono. Poi dopo, lavorando sul retro, vedete, passo sul retro, spunterò dall'altro lato nella superduo ed andrò anche in questo caso, vedete che spunto dalla superduo per riportarmi in basso e andrò anche in questo caso ad inserire 2 rocaille 15. Uscirò quindi da qui, inserirò 2 rocaille 15-0 e rientrerò nelle rocaille che seguono. Quindi andrò a delineare, scusate, la punta del mio cuoricino. Ve lo mostro sul davanti in modo più chiaro, così da rendere comprensibile, insomma, come ho realizzato la punta, semplicemente passando dal retro. Il nostro modulino è finito e successivamente vi mostrerò il decoro con le 15-0 realizzato nella parte superiore. Esco da una perla da 3 mm mostrata dalla freccia ed inserirò 6 rocaille 15-0 ed entro nella rocaille centrale colorata, quella iniziale dell'incastonatura. Uscirò da lì ed inserirò altre 6 rocaille 15-0 ed entrerò nell'altra perla da 3 mm, quella posizionata tra le superduo. Farò quindi questo passaggio per le altre 3 volte successive, quindi per gli altri 3 lati. In questo modo il nostro modulino sarà praticamente terminato, dopodiché non ci resterà che fare il cappietto con 7 rocaille 15-0 al di sopra ed il nostro cuoricino ciondolo Brave Heart, che è un augurio che do a tutte quante voi, sarà terminato. Mi auguro che il tutorial vi sia piaciuto, ricordatevi del codice sconto per la Cobiz e niente ragazze, come sempre buona creatività a tutte, ciao!